Ciao pianisti di Telemasterclass, benvenuti ad un nuovo video nel quale i vostri colleghi Martina e Davide vi propongono una serie di esercizi che potrete fare insieme a loro. Ginnastica pre e post studio al pianoforte. Dovete sapere che ogni atleta prima di un allenamento si prepara riscaldando la muscolatura e sciogliendo, ammorbidendo le articolazioni. La stessa cosa dovremmo fare noi prima di sederci al pianoforte per tante ore, per avere la corretta postura della schiena e delle braccia e dopo aver studiato dovremmo seguire una sessione di defaticamento per evitare contratture e irrigidimenti. Questi esercizi proposti da Martina e Davide serviranno proprio per aiutarvi in questo senso. Davide vi proporrà esercizi di riscaldamento e Martina di defaticamento e stretching. Se non lo avete già fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale Telemasterclass e di attivare la campanella per ricevere ogni settimana la notifica di pubblicazione di materiale educativo per pianisti. Infine, se volete che pubblichiamo un video contenente esercizi di riscaldamento e defaticamento per le dita, lasciate un like. Buon divertimento e buon lavoro! Ciao pianisti di Telemasterclass. Ciao a tutti. Prima di studiare sarebbe utile fare questi 5 esercizi così da riscaldarvi e essere pronti mentalmente. Con la compagnia di Martina oggi faremo più o meno gli stessi esercizi dell'altra volta, concentrandoci anche sui trapezi, sia alti, medi e bassi, che sforziamo sempre tenendo la testa bassa verso il pianoforte. Quindi sempre il primo esercizio preliminare sarà quello della scopa, il bastone della scopa, che useremo per muovere lentamente e toccare tutti i punti con le braccia tese. Non siamo soliti toccare con un po' di fantasia, quindi cambiamo anche verso, ci inventiamo anche esercizi nuovi. Tendo la schiena dritta, ovviamente, senza muoverla. Secondo esercizio, sempre come l'altra volta, tenendo il bastone dietro il collo, solleveremo per 10 volte facendo piccoli sollevamenti pesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ci abbassiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completato questo, continuiamo con l'usare i trapezi. Sarebbe utile stare contro un muro, appoggiarsi per terra, tenere le mani sempre attaccate al muro e cercare di toccare, di unire le due mani. Lo facciamo anche questo per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una variante utile quando sarete più bravi, sempre contro il muro seduti, gambe allungate, schiena contro il muro ben appoggiata, sarà quella sempre appoggiando i gomiti, le braccia al muro, quello di sollevare e cercare di toccare con le mani, con i dorsi delle mani, il muro. Altro esercizio sarà quello di un piccolo squat abbassandosi con tutto il peso su una gamba. Noi faremo anche qua 10 da una parte e 10 dall'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altro esercizio flessioni,
un po' più complicato perché dovremo tenere le scapole addotte, quindi vuol dire avvicinare il più possibile le scapole, tenendole sempre in questo modo, quindi sempre contraendo i muscoli dorsali. Poi, una volta che saremo in posizione, appoggiando le ginocchia, o non, meglio, tenere sempre rigidi gli addominali e i glutei. Quindi, scapole addotte, tenere gli addominali, glutei fermi, braccia mai così dritte. Una volta che si è fatta una flessione, tornare sempre a questa posizione per non rovinare le nostre scapole addotte. 1, 2, 3, 4, 5. Ultimo esercizio addominali, un po' come abbiamo fatto l'altra volta. C'è la variante degli addominali laterali, ma questa volta li possiamo fare anche semplici. Mi raccomando, già una sola volta che sentite contrarre gli addominali, potete contare 1. No, non serve salire così tanto. Una volta che l'addominale è contratto, potete contare 1 senza sollevarvi fino in fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, finita questa parte di esercizi fisici, ci sarà la parte di stretching, dove sarà importantissimo concentrarsi sul respiro e riuscire a sciogliere tutto quello che prima era contratto. Quindi, pronti? Iniziamo. Piedi all'altezza delle spalle, leggermente divaricati, e con una ispirazione portiamo sulle braccia e ci allunghiamo la schiena. Finita l'inspirazione, espiriamo portando giù le braccia. E ripetiamo per altre 2 volte. Ultima volta. Arrivati in alto, tendiamo il più possibile e poi, aprendo le braccia, ci lasciamo andare verso il basso, abbandonando le spalle, la schiena, il collo, le braccia. E rimaniamo qui per 3 respiri completi. Poi, inspirando, torniamo su e portiamo le braccia sempre verso l'alto. Incrociamo le mani in questo modo e andiamo a puntare i palmi verso l'alto. Inspiriamo ed espirando andiamo verso destra, cercando di allungare tutta la schiena, tutto il lato sinistro della schiena. Espirando. Poi inspiriamo di nuovo ed espirando andiamo dall'altra parte, sentendo tutta la schiena che si allunga. Inspiriamo. Ci allunghiamo ancora il più possibile, tendendo la schiena quanto riuscite e poi espirando torniamo giù. Ora possiamo fare qualche rotazione del collo, quindi prima verso destra, un paio di volte, sempre respirando lentamente, e poi verso sinistra. Ora, se sentite la schiena un po' intorpidita, possiamo provare anche a ruotare le spalle all'indietro e poi un po' in avanti, cercando anche di sciogliere un po' la schiena, facendo dei movimenti laterali in avanti e indietro. E poi possiamo metterci giù a 4 zampe, in questo modo, ginocchia sotto le anche e mani sotto le spalle.
E da questa posizione andiamo a lavorare sempre sulla schiena, incurvandola il più possibile. Quindi con una inspirazione andiamo a incurvare la schiena, creando una curva verso l'alto, come se ci stessero tirando un pugno sulla pancia. E poi, espirando, la inarchiamo al contrario. Quindi la sensazione è quella di avvicinare il più possibile il bacino e la testa. Finita l'espirazione, inspiriamo di nuovo e la incurviamo verso l'alto, come a creare una gobba. E poi espirando la inarchiamo. Ancora una volta. Inspiro lentamente e mi muovo lentamente. E poi espiro e inarco. Da qui proviamo la posizione del cane a testa in giù, quindi puntiamo i piedi dietro, così, perfetto. E da questa posizione ci solleviamo, quindi solleviamo le gambe e il bacino in questo modo. Senza staccare mani e piedi, anzi i talloni devono essere bene a terra e dobbiamo sentire allungare tutta la parte posteriore delle gambe e la schiena, cercando di portare il petto verso terra e il bacino verso l'alto. E stiamo in questa posizione per almeno 3 respiri completi. Inquadrate lei, Non inquadrate me. Dovete cercare di rilassarvi e sciogliere il più possibile. Ma cosa mi rilasso questo coso? Quindi, finita questa posizione, ci portiamo in avanti. Ecco, facciamo prima ancora questo. E stiamo 2 respirazioni in questa posizione. Poi ci ruotiamo su un lato, mettendo un piede sull'altro e alziamo il braccio opposto verso l'alto. E stiamo in questa posizione per 3 respirazioni. Io esco umilmente di scena. Facciamo anche dall'altro lato. Non si vede il capo. Rimaniamo sempre per 3 respirazioni. E poi torniamo giù. Ora ci abbassiamo tenendo le braccia. E poi, espirando, ci tiriamo su nella posizione del serpente, cercando di rilassare il collo e le spalle. E poi torniamo giù e allunghiamo la schiena, in questo modo, chiudendoci a portafoglio. Ok, e questo è il saluto finale. Namaste. Namaste.